Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi è il 29 di dicembre e la maggior parte di voi sarà indaffarata a preparare il cenone di Capodanno, a vedere cosa fare a Capodanno. Io e i miei colleghi del Campovolo, qui dietro, siamo indaffarati invece a sbaraccare tutto quanto. Sì, perché questo è un giorno abbastanza triste, o meglio triste diciamo per l'aviazione, perché questo campovolo che vedete alle mie spalle tra 2 giorni non ci sarà più. Eh sì, perché il campovolo chiude definitivamente ed è un peccato perché è una pista in meno per poter atterrare, è un peccato perché è una pista in meno nei campi volo italiani ed è soprattutto, questa è stata la mia casa per 6 anni, dal 2018, da quando ho acquistato il mio autogiro, e questa è stata anche la casa di tanti piloti che in 32 anni di attività del campovolo si sono avvicendati in questi hangar che sono di dietro. È un vero peccato perché questa è innanzitutto una pista lunghissima, una pista di 600 metri, ha un terreno che è perfetto, cioè anche quando c'è una settimana di pioggia ininterrotta, questo terreno drena bene, non fa fanghiglia e si può decollare anche il giorno dopo. Era una pista che è stata utilizzata anche per training da molti piloti, perché qua, come vedete, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 hangar, quindi sono 6 postazioni hangar. Diciamo che non è molto affollato come magari tante altre aviosuperfici, e quindi i piloti che volevano venire qui, magari non tanto esperti, alle prime armi del brevetto, volevano fare qualche circuito, qualche atterraggio, qualche riattaccata, qualche manovra, qua la potevano fare in tranquillità, perché non è un campovolo così frequentato e quindi lo spazio aereo è sostanzialmente libero. Invece magari, mentre altri campovolo magari hanno 2 o 3 o 4 aeroplani in atterraggio, 2 aeroplani in decollo, e magari uno alle prime armi si può anche impanicare. Invece qua aveva 600 metri di pista senza problemi, la pista è a zero, a sinistra invece in testata pista c'è un cavo dell'alta tensione, quindi diciamo che bisognava riattaccare per tempo, però sostanzialmente era un ottimo punto per poter fare un bel training e consolidare un po' le capacità dei piloti. Molti venivano qua ad esempio a fare anche emergenza. Lo stesso Aeroclub di Torino qualche volta simulava delle emergenze su questa pista, proprio perché comunque è una pista molto lunga. Certo, non è un club di quelli li chiamo io piloti seduti, piloti al bar, cioè nel senso che vengono al campovolo solamente per chiacchierare, ma è un posto dove si può volare in tranquillità, tranquillo, non c'è nessuno, non ci sono cascine a cui dar fastidio. Quindi oggi sarà il mio ultimo decollo da questo campovolo. Mi trasferirò in un campovolo vicinissimo. Seguitemi nel lungo trasferimento da Virle a Castagnole Piemonte.
Quindi dal 2 di gennaio Tango Oscar 08 cancellatelo dalle vostre cartine perché non ci sarà più. Infatti il 2 di gennaio questo campo, la pista in particolare, verrà arata per coltivare pomodori. Ho detto tutto, qua si sono avvicendati tanti piloti, sono sempre stati bene, è un posto tranquillissimo dove pochi amici condividevano la loro passione per il volo. È un vero peccato perché situazioni così in Italia stanno sempre di più chiudendo, tarpando ulteriormente un piccolo step per tarpare le ali ai piloti e privargli di un campo volo che era molto bello. Per esempio qua è atterrato qualche anno fa, è atterrato addirittura l'elicottero del Principe di Monaco che era ad una festa qua in zona, proprio per la tranquillità di questo posto ha scelto questo posto per atterrare, è arrivato con il suo bel Defend, il suo bel elicottero, è atterrato qua e poi se n'è ritornato a Monaco. Immaginate la potenzialità di un posto del genere. 32 anni di attività, ora chiude. Ringrazio comunque il gestore Vincenzo Pochettino, che non ne può niente di questa chiusura, povero, anzi si è battuto fino all'ultimo perché non gli venisse chiuso questo campovolo. Purtroppo si è fidato di persone amiche, diciamo che di solito quando si dice che i peggior nemici ce l'hai in casa, ecco questo è il caso, però non si è potuto opporre alla chiusura. Quindi lo ringrazio per questi 6 anni a nome mio, a nome di Marco, a nome di Luciano, a nome di Pasquale, per questi 6 anni di condivisione di questo campo. Che altro dire? Adesso facciamo una breve carrellata del campovolo e decolliamo per l'ultimo decollo da questo campo. Buon anno a tutti e ci vediamo poi nel campovolo nuovo. Quindi mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, like al video, commentate magari sotto se qualche pilota è nelle stesse situazioni di potenziale chiusura di campovolo, fatecelo sapere. Like al video, iscrivetevi al canale. Questo video vi farò vedere il decollo, l'atterraggio al nuovo campovolo e la nuova sistemazione del mio fidato India 9090 all'interno del nuovo campovolo. Buoni voli a tutti, ciao! Ok, apriamo. Facciamo la cintura, i controlli sono stati tutti fatti. Okay. Chiave dentro, master, pompa a sinistra, funziona, pompa a destra funziona, entrambe le pompe, tiriamo l'aria. Ok, iniziamo l'ultimo rullaggio
verso la testata 1.7. Il volo di oggi sarà veramente molto breve perché praticamente i due campi volo sono distanti 4 km l'un l'altro. Adesso abbiamo ancora le temperature che sono abbastanza fredde, ci allineiamo, facciamo la prova motore per la rotazione e andiamo su per l'ultimo decollo dal campo volo Tango Oscar 08 Pellicano. Bene, acqua a 80 gradi, olio a 70, prove magneti fatte, iniziamo la prenotazione, 2000 giri e aspettiamo che ingaggi la prenotazione. Ok, prenotazione ingaggiata, 3200 giri, stacchiamo la prenotazione e facciamo qualche passaggio, ultimo passaggio sulla pista del Pellicano di Virla.
Signore e signori, benvenuti nella nuova casa dell'India 9090, il campovolo di Castagnola e Piemonte. Filmiamo l'entrata nel nuovo hangar. Lo faccio No, vai tranquillo, faccio io, non c'è problema. Tanto si chiamano ultraleggeri perché sono leggeri. Così prendo anche le misure, come girarlo. Oh, ma va benissimo. Sicuramente questo è più agevole entrare che avirle, quello sicuro. Oh, vai tranquillo, tanto no. Voilà. Quando sono dentro l'ho girato un po' così. Voilà. Adesso c'ho pure il fratellino, sono in compagnia. Ecco qua. Ecco che facevo. Voilà. Ok amici, dalla nuova casa dell'India 9090 è tutto, adesso è in buona compagnia con il Delfino Curioso del M16. Per questo video è tutto, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, like al video e iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!